Tante le curiosità dell'esposizione, a testimoniare anche l'insaziabile sete spagnola di oro e argento, riassunta nella forma di lingotti, popolarmente conosciuti col nome di tejas de casas, per la somiglianza alle piastrelle delle abitazioni. Ma non solo, le tejas erano anche il pegno d'amore, tutt'altro che frugale, che nobili e cavalieri ponevano ai piedi delle donzelle affinché accettassero le profferte d'amore. Da qui l'espressione ancora in voga in Spagna, tirar las tejas, ovvero un modo per imbonirsi qualcuno. Ma l'avidità di chi andava per mare alla ricerca di nuove terre da depredare, dei preziosi metalli, non sempre finiva bene. Il mare talvolta dettava le sue leggi, spedendo a picco barcos, bottini e marineros. Quest'ultimi riconoscibili dal bonete dell'ana roja, il copricapo color rosso, distintivo del lavoratore umile, così da differenziarsi a vista dall'elegante look della borghesia delle cittadine di mare. Col passare degli anni, però, e dopo numerosi disastri, specie in Atlantico, la navigazione si dettò anche delle regole trascritte sul libro di bordo. Si trattava di un manuale pratico che contemplava anche l'osservazione della volta celeste per orientarsi, in affiancamento a nuovi strumenti. È il caso dei corpi celesti del Reggimento de Navigación del cartografo e cosmografo Pedro di Medina, pubblicato a Seviglia nel XVI secolo, una raccolta di regole da conoscere assolutamente per navigare in sicurezza. E inoltre l'arte del navigar, pubblicato a Valladolid nel 1545, manuale di navigazione con l'utilizzo della bussola. Tra gli strumenti di navigazione, il quadrante di Davis, il sostituto dell'astrolabio, utilizzato a bordo per determinare la latitudine, puntando al Sole e osservando le costellazioni come punti di riferimento. È il sestante più stabile e facile da maneggiare durante i rilevamenti. Inoltre la sonda profondimetro per valutare la profondità del fondale e la carredera della barchiglia per determinare la velocità di navigazione. Le traversate oltreoceano erano in ogni caso un'avventura senza pari, anche per lo splendore della natura, la flora e le specie mai viste prima di fauna e insetti, alcuni anche letali, trofei anche questi da portare a casa. A falcidiare gli equipaggi non erano solo le onde dell'oceano in tempesta o le punture di insetti, o l'acqua malarica o la carenza di igiene, ma la peste dell'as naos, una patologia assai frequente dovuta alla carenza di vitamina C nell'organismo, meglio conosciuta come scorbuto, che si manifestava dopo circa 90 giorni dalla partenza, provocando alla ciurma il rigonfiamento delle gengive, dolori articolari e un progressivo senso di affaticamento. A trovare un metodo preventivo più che una cura vera e propria, il medico scozzese James Lind, che dopo aver sperimentato 12 modi differenti, somministrando sostanze e preparati di sua invenzione su una dozzina di marinai imbarcati sul veliero Salisbury, concluse che il succo di limone era l'unico rimedio valido per contrastare lo scorbuto. Dal mese di maggio del 1747 l'utilizzo di 2 cucchiaini al giorno di succo di limone all'equipaggio fu esteso con successo alla flotta mercantile. Nelle Indie occidentali invece venne impiegato in alternativa al limone il succo di lime, il piccolo verde agrume molto diffuso in quei territori. Proseguiamo l'esplorazione della storia della navigazione immersi passo dopo passo in un fantastico mare artificiale di luci.
Non mancano tuttavia le ombre, lo schiavismo e il primo genocidio della storia, a seguito della scoperta del continente americano e delle isole del Pacifico nel Mar dei Caraibi a partire dal 1492 e che ha visto protagonista forse l'inconsapevole Cristoforo Colombo. Si tratta della tratta degli schiavi, la si rivive osservando nelle bacheche las grilletes, le manette, i collari per legare la testa ai piedi durante il trasferimento degli schiavi, una processione senza ritorno di uomini, donne e bambini. Molto curata anche la collezione di navi di ogni tempo, golette, caravelle, galeoni, vascelli, fregate, brigantini e ammiraglie. Ma è anche l'inizio della rivalità tecnologica. Il vento e le vele stanno per lasciare la scena a un nuovo propulsore, il vapore. Rande, fiocchi, alberi di trinchetto e albero maestro cedono progressivamente il passo all'elica. Eliche grandi, sempre più grandi e potenti. Cambiano radicalmente anche le traversate verso l'America del Nord e del Sud. Navi sempre più grandi e veloci a dare corpo al regime di concorrenza tra inglesi e tedeschi, impegnati ad accaparrarsi il monopolio del traffico marittimo transoceanico, specie quello civile, che coincide con l'inizio delle grandi emigrazioni dall'Europa. Viaggi della speranza di gente disperata che fugge dalla povertà in cerca di fortuna e di una vita migliore in America. Un cambiamento che avrebbe scritto una nuova pagina della storia dell'umanità. È l'anno 1906 quando la nave RMS Mauritania della Cunard Line prende il mare con il primo carico umano di emigranti e turisti, seguita dalla Queen Elizabeth, ancora della Cunard Line, che dal 1938 e per 56 anni conservò il record di più grande nave passeggeri, coprendo la rotta Southampton-New York. Avremmo ancora molto da mostrarvi, amici di Just Walk Around, ma non vogliamo privarvi della sorpresa nel caso decideste di venire a guardare con i vostri occhi il pavillon della navigazione all'isola della Cartuja a Siviglia. Inoltre, nel padiglione della navigazione c'è spazio anche per i più giovani, con giochi su schermi interattivi, su come funzionava una nave a quei tempi, offrendo l'opportunità di cimentarsi in tempo reale. A questo punto decidiamo di imbarcarci anche noi sulla caravella di Cristoforo Colombo dopo 531 anni, portandoci con noi le mappe della prima circumnavigazione della Terra del 1519, appartenute a Ferdinando Magellano, e quella del compagno d'avventura Juan Sebastián Elcano, che portò a termine la missione da solo dopo la morte di Magellano per mano degli indigeni delle isole filippine di San Lazzaro. E le mappe riassuntive di tutte le scoperte spagnole del mondo. Diamo quindi vela e facciamo roteare il timone, proprio come rotea il tempo. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.